Buongiorno amici e bentornati su All Time Watch. L'orologio che voglio mostrarvi oggi è un Kirova 666 della prima fabbrica di Mosca, detto Sputnik. È uno fra i segnatempo più ambiti dai collezionisti di orologi russi. Trovarne uno originale e corretto in tutti i suoi componenti è diventato davvero difficile e con questo video vi darò dei suggerimenti per riconoscere un esemplare originale fra i troppi contraffatti che si trovano in vendita. Ma prima di tutto inquadriamo il periodo storico in cui questo segnatempo fu prodotto. Il 4 ottobre 1957, dal cosmodromo di Baikonur in Russia, viene effettuato il lancio dello Sputnik 1, il primo satellite artificiale a orbitare nello spazio intorno alla Terra. Parte così la corsa allo spazio, che vedrà confrontarsi con alternanti successi e fallimenti, da un lato l'Unione Sovietica e dall'altro gli Stati Uniti d'America. Il successo di questa prima operazione spaziale ebbe un notevole impatto mediatico, sia all'interno della nazione che nel resto del mondo. Fu così che la prima fabbrica di orologi di Mosca decise di presentare un segnatempo che celebrasse tale impresa, il Kirova Sputnik. L'orologio venne prodotto per un brevissimo periodo. Oggi lo considereremmo come una serie limitata, e questo ha contribuito notevolmente a far sì che divenisse uno dei segnatempo russi più ricercati e purtroppo anche uno dei più contraffatti a causa della notevole richiesta collezionistica. Negli stessi anni anche la fabbrica di Chistopol, l'attuale Vostok, presentò un suo orologio dedicato al satellite e successivamente, sul finire degli anni Ottanta, sempre la Vostok produsse una riedizione hommage del modello della Kirova. Un orologio che ne riprendeva le linee e la grafica e che uscì col marchio Buran. E ancora, nel 2019 la Sturmansky propose una versione hommage con movimento Poliot, con la particolare secondiera fantasma, ovvero un disco trasparente con il piccolo satellite stilizzato che orbita intorno al globo terrestre. E un ulteriore modello Sputnik con cassa dalle linee più moderne è attualmente presente nel catalogo della Sturmansky.com. Il Kirova Sputnik della prima fabbrica di Mosca venne presentato in 3 diverse varianti: dial bianco e sfere dorate in cassa cromata, dial nero e sfere silver sempre in cassa cromata e dial bianco con sfere dorate in cassa placcata oro, come l'esemplare che vi sto mostrando. La cassa tonda, denominata crab, ovvero granchio, per via della particolare forma delle anse, è in ottone, con una placcatura in oro da 20 micron. Il diametro, esclusa la corona, è di 35 mm e il lag to lag è di 42. Lo spessore contenuto misura solo 9,5 mm e le anse sono da 18. La piccola corona è protetta da un leggero incavo sul margine della cassa. Il fondello a vite è in acciaio, leggermente bombato, e presenta una tipica scanalatura. Su di esso non è riportata alcuna incisione. Il vetro è un plexi. Il dial è di una bellezza inconfutabile, malgrado gli evidenti segni di viraggio che in realtà ne esaltano l'aspetto vintage. Al centro del quadrante è stampato un globo terrestre con i suoi meridiani e paralleli, e l'Unione Sovietica evidenziata in rosso. Attorno ad esso una sottile linea che sta a indicare l'orbita del satellite, interrotta a ore 12 dalla scritta Sputnik in cirillico e a ore 6 dall'indicazione Sdelano BSSR, ovvero prodotto in Unione Sovietica. Gli indici sono dorati e hanno la caratteristica forma di razzo stilizzato, a richiamare il vettore che permise al satellite di raggiungere la sua orbita spaziale. Il 3, il 6, il 9 e il 12 sono invece raffigurati in numerazione araba. La scala dei secondi è descritta da piccoli dot dorati. Nel margine inferiore, ai lati del numero 6, troviamo l'indicazione della prima fabbrica di Mosca, intitolata Kirova, a ricordo di Sergei Kirov, un alto membro del Partito Comunista morto assassinato nel 1934. Le sfere hanno la forma a losanga e, come dicevo, sono dorate per la versione col dial bianco
e silver in quella con quadrante nero. La lancetta dei secondi, croce e delizia di questo iconico orologio, è la cosa che purtroppo raramente riusciremo a trovare nella sua forma corretta. Anche nel mio esemplare non è originale e spero un giorno di riuscire a reperirne una autentica, ma so già che sarà una cosa estremamente difficile. La lancetta originale presenta un pallino di colore rosso che corre esattamente allineato alla sottile linea intorno al globo, a emulare appunto l'orbita effettuata dal satellite. E in realtà è proprio questa piccola particolarità a dare fascino a questo meraviglioso segnatempo. Come facilmente intuibile, le sfere sono il primo indizio che può farci riconoscere un orologio contraffatto. A parte la lancetta dei secondi, anche quella dei minuti e delle ore spesso vengono rimpiazzate con altre più generiche. Ma molta attenzione dovremmo farla sul quadrante. La grande richiesta di questo orologio fa sì che in molti propongano dial aftermarket, spacciandoli per originali. Un quadrante troppo perfetto e senza segni di usura dovrebbe già generarci qualche dubbio sulla sua autenticità, ma vi sono alcuni piccoli dettagli nella stampa che ci rivelano se siamo di fronte o meno a un pezzo originale. L'incrocio dei meridiani al polo, che nei falsi non si uniscono, sempre meridiani e paralleli che nelle versioni contraffatte non raggiungono il margine del globo, la mancanza di dettagli geografici e una leggera differenza di forma degli indici a razzo. Aprendo il fondello notiamo la pregevole finitura a fresaggio circolare al suo interno. Il calibro è il 2408, un solo tempo a 16 rubini, a 18.000 alternanze ora, con 45 ore di riserva di carica e non ha la protezione anti-shock. Su di esso troviamo l'incisione del logo romboidale della prima fabbrica di Mosca sul ponte, indicazione riportata anche sul rocchetto di carica, la scritta 16 rubini e il numero di serie dell'esemplare in prossimità del bilanciere. Al polso lo Sputnik ci appare in tutto il suo splendore e l'iconicità di questo elegante segnatempo ce lo fa indossare con ancora più piacere. Chiunque minimamente appassionato di orologeria riconoscerebbe il caratteristico quadrante del nostro orologio e anche i meno esperti ne apprezzerebbero la particolarità. Il fascino di questo segnatempo è indiscutibile e prova ne è il fatto che a quasi 70 anni dalla sua nascita il modello Sputnik sia prodotto ancora oggi. È ammirato non solo per la sua originalità estetica, ma anche per il profondo significato storico che ci racconta. Testimone di quanto lo spirito pionieristico dell'uomo sia stato capace di compiere, lanciandosi nell'esplorazione di spazi nuovi, oltre i limiti terrestri. Testimone di quel primo fondamentale passo sulla via che ci ha portato alle conquiste in ambito spaziale che oggi conosciamo e alle infinite e inimmaginabili che ci attendono. Un'ultima curiosità. Il termine russo Sputnik, che generalmente viene tradotto come satellite, in realtà significa compagno di viaggio, una definizione che si abbina benissimo anche a questo prezioso segnatempo. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fin qui, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella e magari lasciarmi un like di incoraggiamento per il mio lavoro. E vi do appuntamento a martedì prossimo con un altro orologio russo a tema spaziale. Ciao a tutti!